Ragazzi, ho appena finito la doccia. Che cazzo sta succedendo in Montenegro? C'è una sparatoria fuori. Ditemi se non sembra di essere a Rio de Janeiro in Brasile qua. Se volete portare la vostra amata, portatela qua. Che ce frega delle Hawaii, noi siamo in Montenegro. Sei stanco delle solite destinazioni turistiche affollate e costose? Beh, direi che è giunto il momento di ampliare la mente e i tuoi confini alla scoperta di questo straordinario paese. Signori, buongiorno e benvenuti finalmente in Montenegro. Nello specifico, benvenuti a Budva. Nel video di oggi vi porterò alla scoperta di questa affascinante città costiera che vanta di spiagge veramente mozzafiate, con un'architettura pittoresca e una vivace vita notturna. Il Montenegro è un paese veramente sconosciuto e super sottovalutato e sta diventando sempre più popolare tra i turisti, meno male. Questo significa che c'è una grandissima possibilità di vacanza veramente low cost in cui puoi goderti di tutte le sue bellezze senza troppa gente e soprattutto senza prezzi esagerati. Per quanto riguarda prezzi, cibo e quant'altro, ragazzi, ci sarà un video a parte perché qui c'è veramente tanto da raccontare e tanto da mangiare in questa nazione. Comunque, se volete sapere come avere i posti migliori in aereo pagando zero, esattamente in questo modo, non dovete fare altro che iscrivervi al mio canale. Stop alle chiacchiere, guardate il video fino alla fine e buona visione. Signori, 36esimo paese sbloccato. Siamo a Podgorica, che si dice Podgorica, non Podgorica. 28 gradi in quel del Montenegro. Ragazzi, siamo con il nostro tassista Danko. Lui non parla la nostra lingua, noi non parliamo la loro lingua e ci stiamo capendo in regole un po' strane. Non c'è il bus pubblico per arrivare in centro a Podgorica, ma bisogna prendere il taxi per forza. Sono tipo 20 euro, 10 euro a testa tra me e Diego. Comunque è tutto straverde qua intorno. Allora la benzina come costa molto meno rispetto che da noi. Comunque ci sono bandiere del Montenegro dappertutto, su di quanti pali. Sono molto patriottici loro, sono fieri di essere montenegrini. Ciao Murino, il primo cane montenegrino. Beh, allora partiamo col dire che siamo arrivati a Podgorica, la capitale, ma in realtà a differenza di tantissimi altri paesi, Montenegro, la capitale, è la cosa diciamo meno vista e tra le cose più brutte perché non c'è proprio niente qui. Adesso ci facciamo un giro a piedi, un'oretta qualcosa, poi avremo il bus per Budva. Ecco a voi in fondo le classiche popolari del Montenegro. Classico chiosco dove non c'è nessuno che lavora e anche nessuno che compra. Questo è praticamente il centro città di Podgorica. Le cose comunque fatte in questo stile pietresco, pietroso, come anche là le case che abbiamo visto prima. È tipico qua. Ciao gattino, ciao. Le viette qua sono carine, dai. Tipiche. Sempre tutte sassate, in stile sassolato, vedete? Guarda che roba. Tipico. Credo che il souvenir non lo prenderò qua. Ricordatevi ragazzi, prima di giudicare, siamo in un paese dei Balcani, quindi diciamo che quello che per noi è indietro, brutto, lasciato andare, questa per loro è la normalità. Prima di giudicare, godiamoci quello che abbiamo attorno e proviamo a immedesimarci nelle persone che vivono, sono nate da sempre qua. E questa era una ex fortezza. Bello sto cestino tipico. Arrivati a destinazione, il punto più bello di Podgorica, l'attrazione numero 1, ovvero il panorama sul fiume. Com'è? Bagnato. Penso la capitale più veloce da visitare. Di sicuro non ho visto tutto, però comunque Podgorica diciamo che è conosciuta per non essere conosciuta. Ci vediamo con la parte, penso clou, il vero senso di questo video in Montenegro. Però bello questo posto, Bello, l'acqua veramente clean. Ragazzi, vi lascio in descrizione i siti per comprare i biglietti dei bus qui in Montenegro, però occhio che oltre la tariffa normale qui vi fanno pagare 2,50 euro in più per il printing, ovvero per stamparvelo, e per lo scontrino. Questo è il bus per andare a Budva. Cosa ti ricorda? Tempi d'oro di Durazzo. Ragazzi, si comanda anche in Montenegro. Dopo un'ora e mezza siamo arrivati a Budva, che si scrive Budva nella loro lingua. Stazione di Budva clamorosa. Tra esotica, qui conigli con le piante, esotica. Purtroppo il tempo non è dei migliori, domani dovrebbe addirittura purtroppo piovere. Ma siamo arrivati a Budva finalmente dentro questo trambusto trafficale di macchine e abbiamo fatto tutte quante montagne dopo un'ora e mezza di bus Mercedes, anche qua come in Albania. Qui sono amanti delle Mercedes. Benvenuti negli scavi della Old Town di Budva, mamma mia. Abbiamo la casetta qua in mezzo, le piante in mezzo ai boschi. Guardate che esotica la macchina della nostra padrona di casa. Eccola qua, guardate che bella color mare con tutte quante le porte, i quadri. Ragazzi, benvenuti in Montenegro. 13 euro a notte in centro a Budva. Roba per la colazione da bere, top. Allora, ci ha detto che l'acqua è potabile, quella del rubinetto. Lei non ha mai comprato una bottiglia di acqua nella sua vita. Due sole cose: o è vero o vuole che ci caghiamo addosso per tutta la vacanza. Scusa, volevo dire viaggio da incubo. A few moments later. Ragazzi, ho appena finito la doccia. Che cazzo sta succedendo in Montenegro? C'è una sparatoria fuori. Che cazzo?
Anche la sparatoria in Montenegro vi ho portato, iscrivetevi! Oggi ragazzi, 21 maggio, il giorno che siamo arrivati qui in Montenegro, infatti abbiamo trovato tutto chiuso, questo e quello, gente con la bandiera dappertutto, perché il 21 maggio del 2006 il Montenegro ha ottenuto l'indipendenza, per questo tutti festeggiano. Qui sono tanto orgogliosi di essere montenegrini e patriottici. Viva il Montenegro! Ma cosa ne pensi di dove ho prenotato? Guarda cosa c'è qua. Cioè, vicino al... Io esco di casa e mi trovo il cimitero, dai. The next day. Signori, buongiorno e benvenuti in una nuova giornata a Budva con il cielo che non dice che oggi sarà troppo bel tempo. Bellissimo lungomare qua, stra esotico, con le palme e le montagne, due cose di due mondi completamente opposti, ma che si mescolano e si mettono insieme qua in Montenegro, bellissimo. Beh ragazzi, partiamo dicendo che, come tutti spero sappiamo, la Repubblica del Montenegro, insieme a Slovenia, Croazia, Serbia, Bosnia e Macedonia, faceva parte della Jugoslavia, che all'epoca era considerato un unico paese, un po' diciamo come adesso il Regno Unito. Nel referendum del 1992 la popolazione montenegrina decise di rimanere nella federazione jugoslava, in cui era rimasta sola con la Serbia. Tra le due nazioni non c'era proprio un bellissimo rapporto, infatti le tensioni e i conflitti continuavano a persistere, finché appunto nel 2002 la federazione Jugoslavia cambiò nome in Serbia e Montenegro. Però la fine dell'unione tra queste due nazioni venne definita nel referendum del 21 maggio 2006, fino alla dichiarazione di indipendenza del Montenegro nel 3 giugno di quello stesso anno. Questo paese geograficamente si trova in Europa, è uno dei paesi che fa parte dei Balcani, c'è l'euro ma non fa parte dell'Unione Europea, infatti per venire qui bisogna fare una SIM apposta per questo paese. Ma Fabio, ma che lingua si parla in Montenegro? Ebbene sì, c'è la loro lingua che è la lingua montenegrina, che in realtà non è proprio una lingua originale, è diciamo una varietà, diciamo un ramo del serbo-croato. C'è un perché comunque ci sono ancora le scritte in cirillico. Con la creazione del regno dei serbi, croati e sloveni nel 1918, l'alfabeto cirillico serbo era diventato uno dei due alfabeti ufficiali e nel 1954, subito dopo la seconda guerra mondiale, il latino ed il cirillico vennero dichiarati equivalenti per scrivere la lingua serbo-croata. Che ce frega delle Hawaii, noi siamo in Montenegro. Oh, ma che figata è! Dove vi ho portato ragazzi? C'è da dire comunque che per essere una zona abbastanza povera insomma dell'Europa, ma turistica, anche se comunque poco turistica, perché italiani sinceramente non abbiamo beccato neanche uno, e Montenegro non è una meta così tanto turistica, magari sta venendo su un po' nel turismo negli ultimi anni, però gli hotel sono veramente belli. Allora ragazzi, siamo in stazione e dobbiamo andare a Sveti Stefan. 5 euro biglietto di sola andata per Sveti Stefan, un furto perché sono tipo 10 km, 5 euro è tanto. Eccolo, un quarto d'ora in ritardo. 15 minutes later. Arrivati ragazzi, un quarto d'ora di bus. Questo è il simbolo di Budva, ovvero la penisoletta di Sveti Stefan, che in passato nell'antichità è stata un'isoletta rocciosa con un villaggio fortificato per mettere al sicuro gli abitanti del Montenegro dall'invasione soprattutto dei turchi e dei pirati. L'isoletta non si può entrare, puoi andare soltanto con la passerella lì in fondo, è accesso privato. Vedete infatti che ci sono tutte quante le finestre delle case chiuse. La spiaggia non è una che ragazzi, l'acqua sarebbe bella se il mare non fosse mosso, però la vista è uno spettacolo qua. Cioè guardate il cielo qua e guardate il cielo qua. Acqua devastante ragazzi, e non fa freddo qua fuori. Bellissima, tipo quella di Nizza. Ragazzi, inconveniente, a tipo 8 km da qua a Budva c'è il diluvio, c'è il temporale che sentiamo. Noi prima eravamo in spiaggia là, il tempo di merda sta arrivando, quindi ce la mucchiamo qua. 2 seconds later. Che culo, abbiamo trovato subito appena siamo venuti su il bus. 2,50 euro costa il biglietto qua. Ragazzi, se potete prendete questo che è meglio e costa meno dell'altro. Fate il biglietto perché c'è il controllore proprio vicino a me, fatalità. Il problema è che all'inizio non sapevamo dove prendere questo bus in centro a Budva se non in stazione a Budva, quindi questo è la fermata del bus che ci aveva detto la tipa del nostro hotel. Cioè secondo lei dove cazzo lo prendevamo il bus? Cioè siamo mollato proprio qua. Ragazzi, per capire che questa qui è la fermata del bus ci sono questi 3 sassi. Quando vedete 3 sassi è la fermata del pullman. Davanti proprio Slovenska Plaza. Ragazzi, 3 canne 5 euro, conveniente. Ragazzi, guardate la canaletta qua dopo che ha diluviato. Porca puttana, guarda dove cazzo sono finito io qua.
Ragazzi, benvenuti nella cittadella di Budva, il centro di Budva, la parte più storica e più chic visitata della città. Cittadella che risale a 2500 anni fa ed è stata conquistata da veramente tantissimi imperi, tra cui anche il regno veneziano. Ciao Burino, ciao. Tipiche viette molto strette, tutte pietrate, ma veramente super carino. È pieno di pizzerie al taglio, pieno di gelaterie, è pieno di negozi di souvenir. Si scivola molto qua dopo la pioggia. Cappella di Budva, chiesa di Budva. Lasciando stare comunque il brutto cielo di oggi, questo intorno a me è il panorama più bello nel quale io sono stato al mare. Guardate quanto costa il jet ski qua, ok? Che brutto tempo, non ci sono dubbi per la vista bella. Ma quanto ho speso a Dubai io? Andate a vedere il video qui in alto. Domani saremo in quella spiaggia là. The next day. Poi finalmente. Al porto, ragazzi, prendete le barche, costa 5 euro andare e 5 euro tornare. Siamo con l'Imbriago, ragazzi. Come la pronostico, prima di partire della barca siamo io, Diego e l'Imbriago qua. Capi dell'isola, ragazzi, sono le 9. Siamo soli qui insieme a quelli che lavorano al ristorante là. Siamo nell'isola di San Nicola. La spiaggia in questione in cui andremo si chiama Hawaii Beach. Si scende qua e la spiaggia è across del ristorante Pardea. L'acqua è illegale, ragazzi, è stupendamente clamorosa. C'è una vista su Budva incantevole. Dove cazzo vi porto io? Altro che Maldive. Allora ragazzi, voi che andate alle Maldive in questi posti tutti zitti, guardate dove vi porta Dimmi Fabio. Si va in acqua. Bellissimo, raga, bellissimo, cioè ambientazione spettacolare veramente. Ragazzi, cacciati dall'isola, cacciati dalla nostra postazione, è arrivato Bob a mettere gli sdrai per altri clienti. Mi sa che è tutto quanto qua a pagamento se ti vuoi stanziare in un posto decente. Ragazzi, è più o meno l'ora di pranzo, si torna, però siamo qua con Danilo che ci porta a Budva per cambiare spiaggia. Thank you very much, Danilo. Thank you. Arrivederci. Arrivederci, ciao. Comunque ci hanno raccontato gli stipendi medi qua e comunque come si vive un po' qua. Mi fa che comunque qui Budva si sta veramente tanto bene. Il cibo migliore si trova a nord del Montenegro e lo stipendio medio è circa 500-600 euro al mese, che è abbastanza poco, però comunque qua i costi sono nettamente inferiori. Qui non vengono tantissimi italiani perché comunque sappiamo che gli italiani snobbano questo paese, ma vi esorto a seguire Dimmi Fabio per scoprire paesi che non sono mainstream e che sono insomma più sottovalutati, per scoprire le loro bellezze come il Montenegro. E qui ad agosto si riempie un po' più di italiani, mentre maggio e settembre, essendo comunque al sud, all'altezza della Puglia, sono i mesi migliori perché fa ancora caldo ed è più tranquillo, c'è poca gente. Eccoci arrivati, ragazzi, a Mogren Beach, clamorosa, cioè guardate che razza di acqua che c'è già qua sotto di noi ancora prima di entrare in spiaggia. Che panorama esotico. Clean. Run. Qua, cioè mi arriva alla gola, bellissimo veramente. Clamorosa l'acqua, ragazzi, in Montenegro l'acqua è formidabile. Ragazzi, siamo tornati a casa, ma mi potete dire che schifo di abbronzatura ho preso? Cioè io perché ho delle macchie qua? Cioè non capisco perché ci sono delle macchie qua e anche qua sopra, ma perché? Perché? Comunque per i video di tutto quanto il cibo ne uscirà uno a parte con cibo tipico, prezzi non tipico, sì. Oh
strabella la cittadella vecchia qua, cioè bellissima. Siamo proprio in una busa qua dentro le montagne, ma vedere che proprio le case dentro le montagne si alzano sempre di più con le luci, stupendo proprio. Poi siamo sul porto con gli yacht, clamorosa Budua, clamorosa. Se volete portare la vostra amata, portatela qua che è da coppie sto posto. Ragazzi, dietro di me sono i popcorn, non so se li vedete. C'era Soran, quello lì della barca di oggi. Di giorno guida la barca, di sera vendi popcorn. Fatto sta che sta seduto tutto il giorno e chiude 2K al mese. Questo 2K al mese ridendo e scherzando, ragazzi. siamo a casa, andiamo a letto che domani ci sveglia presto. Colazione e prossima meta del Montenegro, ma nel prossimo video di settimana prossima. The next morning. Signori, buongiorno, stiamo lasciando la nostra casetta che ci siamo ormai affezionati a questa casa di Budua perché, top, 12,25 € la notte, c'è tutto necessario. Colazione sempre top sulla qua astronave, terrazza, come si chiama. Posizione top della casa. Ma perché posizione top? Perché ho prenotato io, ragazzi, cioè ovvio, solo per quello. Nel complesso, ragazzi, Budua veramente città top. Io ci farei massimo 3 giorni qui, perché comunque le spiagge a disposizione sono veramente tante, anche prolungandosi sulla costa andando verso Santo Stefano. Però alla fine quelle belle sono più o meno quelle che siamo andati noi. 3 giorni bastano, secondo me, per coppie va benissimo, per ragazzi come noi va benissimo, anche se comunque ho visto su internet che hanno chiuso i locali e le discoteche che c'erano. Poi se vi piacciono i gatti, ragazzi, venite qui che è pieno, guarda, 1, 2, l'altro è appena scappato qua dietro, 3. Comunque è pieno sia di gatti sia di... I mesi più affollati sono luglio e agosto. Se volete trovare altri italiani venite ad agosto, che c'è più probabilità. È un paese sottovalutatissimo, ma merita veramente molto, anche perché non è così economico come si pensa, ma comunque rimane più economico rispetto all'Italia, ed è un paese da scoprire. Un 7 all'8 se lo porta a casa. 7,5. Toccandoci i coglioni, ci vediamo settimana prossima col cimitero alle nostre spalle. Come sempre un saluto, baci, abbracci Fioi. e spuaci. Au!